tempesta, comunque del vento forte. Come noi spostiamo la neve e loro spostano la sabbia. Per stare attenzione al attraversamento a 2000 anni. Abbiamo trovato la panetteria. Che non ci credo. Sono uscito con la mazza da baseball, non lo fa più. È una nave di una linea che partiva da qua, dalla costa di Tarfaya, e andava alle Canarie. Infatti le Canarie si trovano proprio qua di fronte, è il punto più breve tra l'Africa e le Canarie. Sarebbe anche utile che ripristinassero questa linea, ma dopo questo incidente in cui questa nave è rimasta incagliata e non si è mai recuperata, hanno dismesso questa tratta. Piacere, noto che stanno investendo tantissimo sulle energie rinnovabili. Questo qua è un parco eolico enorme, perché non vedi la fine, è completamente pieno. Mi aspettavo di più solare da queste parti. Assolutamente bello vedere che si investe in queste cose, si investe in autostrada, quindi si investe in infrastrutture. Quindi probabilmente è un paese che sta crescendo parecchio. Secondo me avremo sorprese fra qualche anno. Siccome ci stiamo annoiando, guardiamo su Google, abbiamo scoperto che questo è il più grosso, o meglio il secondo più grosso parco eolico in Africa, e secondo a quello che è a nord-ovest del Kenya, al lago Turkana. E quindi insomma abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Ho scelto di fare la strada interna da Tarfaya a El Aaiún. Uno perché è autostrada molto bella, dritta. Due perché c'è ancora in previsione una tempesta, comunque del vento forte. Non sapendo quella là se è mantenuta bene o meno, ho preferito fare la strada che conoscevo già. Alla fine è tutta dritta, se sei in costa o se sei qua cambia poco. Vedere la nostra aria condizionata anni 80. Ora funziona, un po' d'aria la buona, ecco. Stanno costruendo questo arco. Ah, la rotonda nuova. Sì. L'ingresso di Laione, detta anche El Aaiún. Mettono luci nuove, palme. Bello. Sì, belle, però sono delle cattedrali in mezzo al deserto, nel senso che nel vero senso della le vediamo parola. vuote. Cioè, tu vedi questa cosa bellissima, o hanno veramente con l'autostrada un piano proprio per un'evoluzione turistica. Chapeau. Guarda che c'è la dogana, devo mettere giù. Siamo passati per Aaiún, il Lago Grosso, ed è una bella cittadina, nel senso molto moderna, molto europea, con parecchie basi militari, tra cui un cambio militare, probabilmente una base ONU, perché ci sono parecchie macchine dell'ONU che giravano. Probabilmente per questo motivo qua è molto, diciamo così, moderna. C'è vari ministeri. Comunque è la città più grande del West Sahara, fa circa 8.000 persone, non fa molto, e lì c'è un laghetto. Oltretutto c'è anche il McDonald's, il Creperie, ci sono anche servizi per gli occidentali. Quello che avete visto che stavano costruendo all'ingresso, adesso lo vedete costruito all'uscita. Ralente, le police.
giustamente qua, come noi spostiamo la neve, loro spostano la sabbia. A giudicare dal vento e da come sono messe, non dico che lo fanno tutti i giorni, ma quasi. Siamo arrivati alla località d'Italia, è il Marsa. Cosa facciamo qui? Che cazzo ne so? Abbiamo scoperto che al Marsa a un certo punto c'era una specie di banda trasportatrice chilometri, 6-7 chilometri, forse anche qualcosa in più. Ci siamo chiesti perché. E abbiamo scoperto che il Marocco produce il 70% del fosforo a livello mondiale. Il fosforo viene utilizzato per fare fertilizzanti e oltretutto è anche utilizzato per fare comunque esplosivi, eccetera eccetera. In effetti qua c'è basi ONU e tantissime basi militari, forse le due cose, adesso capiamo il perché. La noia, vado a fare due passi. Risiedo un po' qua così cambio prospettiva per vedere il panorama un po' diverso. Cambia la prospettiva. Siedo un po' anche qua per avere un'altra prospettiva del panorama, che è sempre uguale. Sono chilometri, centinaia di chilometri così. Faccio vedere anche da dietro, uguale anche qua dietro. Uguale dietro, uguale davanti. Va bene rilassarsi, però insomma mi sembra esagerato così. Ti sembra di esagerare così? Sto studiando il percorso. Ma tu guarda il navigatore, mica che ti perdi. C'è una strada, una sola, dritta. Diventa difficile, al massimo posso sbagliare direzione, ma neanche quello volendo, perché il mare è sulla destra, il sole non si sa, niente là, dritto. Dai, alzati! Prestare attenzione al attraversamento addominale. Pausa. Mi ha fatto, non so, un 300 km, 200 km, non ne ho idea. Pausa. Pensavo che andavi fino alla scogliera. Se vuoi ci vai a piedi. Ragazzi, spettacolo di posto. Quasi quasi sarei tentato di restare qua la notte per vedere la stellata che ci deve essere. Vediamo. Che dobbiamo ancora fare tanti chilometri. Oh, c'è proprio un cazzo qua attorno. Diciamo essere in mezzo al deserto? Sì, c'è proprio niente qua attorno. Pausa pranzo, in mezzo al nulla. Sì, non ci vede nessuno qua, vero? Cosa dici, Mari? Niente. Mi avvicino al vetro panoramico. E che panoramico oggi! Pranzo leggero, ragazzi, perché qua poi bisogna guidare ancora. Oggi è un trasferimento abbastanza lungo, nel senso che cercherò di fare più chilometri possibile, magari un 300, un 400, perché voglio arrivare abbastanza in fretta, visto che come avete visto dalle immagini c'è poco, nel senso un panorama stupendo, però sabbia, strada e qualche volta si vede il mare. Quindi abbiamo trovato questo splendido spot insterrato,
Dovrebbe andare bene, nel senso che comunque è abbastanza duro. Facciamo un pranzo veloce, un pomodorino, un po' di ricottina e basta, poi ripartiamo. Quello lì ha preso una strada secondaria per girargli attorno, Penso. e l'altro anche. Adesso lo faremo anche noi. Sì, ma da dove noi? Dobbiamo tornare indietro? Del fianco. Si è rovesciato completamente. Speriamo che Non si sia fatto male. non si sia fatto nulla e che non sia appena successo. Oh, meloni, guarda quanti meloni! Ma queste qua, dai, da un po' che è qua, perché queste macchine qua sono un po' pronte. Non vedo più niente. Non si vede più niente. Qua è uscito di strada qua. Vedete, si è addormentato. Ci credo. Ha aperto il bordo e ha dato giro. Avanti. Cosa che succede? L'ho ripreso perché non capita mai. Grazie. È un momento memorabile. Segniamo la data anche, lo scolpiamo sulla fiancata. Ma cos'è? La sagra del kitsch. Ma cos'è sta roba? Kitsch? Kitsch, lo struzzo! Magari ci sono, come si chiama, le uova di struzzo qua. Facciamo una frittatina. Ma che ne so. Guarda che viale immenso questa città. 3 corsie nel nulla. Questa è la seconda città più grande del West Sahara e come vedete c'è un ingresso a 6 corsie stile Dubai, ma non c'è nulla. A parte gli struzzi. A parte gli struzzi. Che parla italiano? Pochetto, bravo. Sorella a Grosseto. A Grosseto. Bella. Ah dai. Toscana. Wow. Molto bella questa. Stiamo incontrando tanti marocchini che vivono in Italia. Tanti. Sì. Anche tu? Dove? Famiglia in Spagna. Tu Ah, sì? parli spagnolo. Ah, dove siamo noi probabilmente. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Buona giornata. Ciao. Arrivederci. Un'altra statua poco Poco kitsch. ma Cosa vuol dire questo cartello che non lo capisco? Che cosa vuol dire che non puoi sparare ai piccioni? Quasi ipnotico questo serpentello di sabbia davanti, impressionante.
giornata, abbiamo anche litigato. Abbiamo fatto 471 km, un trasferimento lungo per cercare di tirare via il più possibile il deserto in fretta. Nonostante abbia dei panorami meravigliosi. Assolutamente, però il contenuto ce n'è anche poco, diciamo che è tutto uguale. Però avete visto sicuramente qualche immagine carina. Ora abbiamo trovato questo spot spettacolare, anche solo l'arrivo in questa baia è uno spettacolo. È un piccolo villaggio di pescatori, ci sono 4 case a destra, la gendarmeria a sinistra e questa struttura dietro che non so cosa sia. E no, Dio, se la moschea qua dietro, addio sonno. E però ragazzi adesso poi vi facciamo vedere sicuramente il tramonto che come vedete sta già arrivando, questo ve lo beccate tutto. Sbammete! Questo è quanto, se non è bruciata l'immagine ragazzi, questo è quello che c'è qua. E comunque adesso vi beccate il tramonto, ve lo facciamo vedere. Se lo meritano? Beh, direi. Bene, adesso vi vedete il tramonto. Madonna, che roba, gli spaghetti all'assassina. Questa è una ricetta ideale per il camper, Sì. perché non si scola. Si usa poca acqua, non si deve scolare e quindi è fantastico. Dovrai farla vedere una volta, Se pagate. Spaghetto all'assassina finito. È rimasto solo la prova del delitto. Oddio, ma è splatter. Sono così, sono belli colorati. Però come è venuto? Per essere la prima volta in camper? Ottimi, veramente, buonissimi. 10 lode. Non si sentirà nulla, ma siamo in mezzo a un vento a 56 km/h con raffiche da 72. Andiamo a vedere il paesino. Siamo venuti nel villaggetto, chiamiamolo villaggio, di pescatori. E questo è caratteristico, questo è turismo zero proprio. C'hanno 4 case fatte in mattone e cemento, plastica, pali, coperte, niente più. È strano perché è bello, caratteristico da un lato e dall'altro, non so se avete visto le immagini, cioè sotterrano qua sulla sabbia tonnellate di plastica e di immondizia che insomma spiace, ecco, perché questo posto è incontaminato dal turismo, ma contaminato dalle brutte abitudini di buttare queste cose così. Cultura, spiace perché poi alla fine ce la mangiamo noi con la plastica. Detto questo, là ci sono dei pescatori che stanno prendendo le cozze, visto che adesso è bassa marea, dalle rocce qua davanti, e non penso ci sia neanche un mezzo bazar, ok? Lì ci sono 3 ragazzi che giocano sulla spiaggia con un bidone. E poi la particolarità è che questa spiaggia, questa parte appunto, come vedete, al di sotto di questo falsopiano si apre, scavato da questa roccia che è friabile, bianca quasi. È molto molto particolare veramente questa, sia la geologia che il posto in sé. Autentico? Assolutamente sì. Adesso non ci resta che andare a fare il giro in mezzo alle loro case e vedere se qualcuno Ci toglie un rene. o ci vendono una sogliola. Diventa difficile riuscire a fare le riprese perché c'è un vento che veramente, siamo nascosti dietro queste barche, c'è un vento che è veramente fortissimo. Vediamo. Facendo degli scorci rubati prima che dicano di no, perché a loro non piace essere ripresi. Forse non l'abbiamo mai detto. Oh, un negozio, chiedi al pane.
Ah, c'è l'uccellino che ha trovato invece c'è un gatto. Panino. Merci. È caldo adesso, eh? Come lo porti? Con le mani. Alla fine, in mezzo a questo, non so come, case, in queste case abbiamo trovato 2 supermercati, tra virgolette, 2 mercatini, 2 botteghe, dove da una parte abbiamo comprato le uova e 2 cioccolatini. Sento anche odore di fritto, secondo me, da qualche parte. Comunque ci sia il ristorante, ma il pesce lo stanno friggendo sicuramente. Guarda che tra poco è l'orario di rompere il digiuno, quindi sicuramente stanno preparando la cenona. Infatti, andiamo. E tutti ci salutano, ci ringraziano, ci chiedono come va. È un paese veramente spettacolare, i giovani anche educati. È stata una bella esperienza. Si è appena fermata una macchina, quella là ci ha chiesto se volevamo un passaggio, visto che stavamo andando in quella direzione. Perché non c'è niente in mezzo. Allucinante. È veramente un peccato per la spazzatura, altrimenti le spiagge sarebbero paradisiache. Buongiorno ragazzi, come vedete sono bello sorridente perché andiamo ad Dakhla, che è la nostra meta, e poi dopo è Tropico del Cancro. Sono circa 190 km, 2 ore di viaggio tranquilli. Lasciamo questo parcheggio, stupendo veramente, non c'è nessuno. C'era giusto un camper qua di francesi, ma penso stanziale, penso che siano qua da settimane, e lui va a pescare tutte le mattine. Parcheggio silenziosissimo, anche col vento siamo stati abbastanza riparati, insomma molto tranquillo. L'unica cosa, se venite qua c'è il maniaco del villaggio. C'è uno che insomma si mette lì, ti guarda dentro. Marina una sera si è spaventata che era lì alla finestra che la guardava mentre si lavava i denti. Ha tirato un urlo, sono uscito con la mazza da baseball. Non lo fa più, no, a parte gli scherzi. Sono uscito, sì, l'ho minacciato di andare qua alla gendarmerie, che è qua a 50 metri. No, io dormire, se n'è andato e boh. Adesso stamattina non l'ho visto, quindi suppongo che si sia spaventato. Comunque, in caso veniste qua, così, minacciato la gendarmerie, e fai finta anche di andare e camminare, questo ti dice no e poi sparisce. Però non fa niente, è innocue, è giusto un po' probabilmente lo scemo del villaggio, a sapere. Detto questo, noi partiamo, adesso ci facciamo queste 2 orette, in mezzo ancora a sta natura spettacolare, desertica ma spettacolare. Ci rivediamo a Dakhla, o dove cavolo sia quel paese, non mi ricordo mai. Comunque insomma, lo vedete sulla cartina. Ma basta riprendere, sono tutti uguali, sabbia strada. Io, cioè, in mezzo al deserto, assolutamente in mezzo al deserto, sono una parte urbanizzata con pali della luce, impianti elettrici e lottizzata. Ma migliaia di pali della luce. Ma sì, cioè come se dovessero costruire domani una città. Non ha senso. Però c'è la moschea, probabilmente la gendarmerie, non so se è una scuola, un mercato del pesce, perché qua Ecco, quello mi è interesserebbe. una cosa dei pescatori, ma è chiuso nuovo. Io non me lo so spiegare. Se qualcuno lo sa, lo dica. O magari è qualcosa prima pre-Covid, un piano di sviluppo che è stato purtroppo bloccato. Ma non sembra che questi questi stanno sono nuovi. costruendo adesso. Guarda che sti bulloni sono nuovi. Sì. Edificio Sì, impacchettato, nuovo. Siamo riusciti a leggere un cartello, è un progetto per ricostruire completamente un villaggio dei pescatori dove hanno solo ed esclusivamente le capanne, e gli hanno fatto questa urbanizzazione. C'è la moschea, che è una specie di centro commerciale, credo sia o sarà un centro commerciale, e tutte le infrastrutture di un piccolo villaggio. Niente, questo è il progetto.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Veramente emozionante scollinare, vedere questa depressione con la strada in mezzo tutto lo stesso colore e il miraggio in fondo e sembra un'isola sospesa nell'acqua. Pazzesco, pazzesco. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Sarà stato lungo il viaggio nel deserto, non c'è niente in mezzo, però questa parte qua, queste immagini, vale tutto il viaggio, tutto. You and me. Sono veramente emozionato. Bellissimo. E non siamo neanche arrivati. Quasi mi metto a piangere. È bello bello. Free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Siamo arrivati finalmente in questa splendida penisola chiamata Dakhla e siamo in questo bellissimo parcheggio che si chiama Pickup 25, bellissimo, insomma, sì, è bello quello che c'è attorno. Questo è un parcheggio molto famoso fra gli overlander perché appunto è all'inizio della penisola di Dakhla, ma soprattutto ha questa laguna qua, acque calmissime, dove c'è gente che fa kitesurf, è famosa per queste cose qua. Adesso non so se ci fermiamo tutto il giorno o se andiamo direttamente nel paese che è qua una decina di chilometri, penso, anche perché dovremmo fare la spesa. Oppure restiamo qua, mangiamo quelle 4 cose che ci sono avanzate e ci andiamo domani, anche perché adesso si è fatta una certa e c'ho fame, quindi vado a mangiare. Siamo arrivati alla località marittima di El Massa. Marsa. Marsa piede. Vabbè, la rifaccio. Oh, aspetta che sono megalomani questi, Aspetta. Megalomani. La devo rifare. Ok. Siamo arrivati alla località di Marsa. Giusto? Marsalam. Ma dai, che gare, Marsalam, dai, marciapiede, è marciapiede. No, e dimmi che località è. È il Marsa. Allora, giusto allora. Allora, basta la macchina. Vedete che continua a riprendere. Ma se hai detto marciapiede, è il Marta, Vabbè, siamo... Buongiorno ragazzi, mi allontano dal curvino qua che fa rumore. Allora, siamo stati in questo splendido posto. Aspetta che devo andare a chiedere una cosa alla mia ricordo. Com'è Mari che si chiama? Dakhla, ok. Dakhla. Come i bambini.